Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione delle nostre pagine, nonché la modifica e la cancellazione dei record. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di inserire un nuovo pulsante per la nostra tabella elenco pagine che ci permetterà di definire i contenuti delle nostre pagine. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione frontend e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo contenuti pagine, identificativo contenuti pagine, descrizione pagina dedicata alla definizione dei contenuti per le pagine della parte pubblica, nome file contenuto principale contenuti pagine.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, contenuto secondario non ne specifichiamo per il momento e creiamo la nostra pagina. Poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sempre sezione frontend, e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo contenuti pagine, descrizione pulsante definizione contenuti per la pagina pubblica selezionata, azione elenco pagine pubblica, funzione da richiamare seleziona pagina, quindi non creiamo il file e utilizziamo quello creato nella precedente videoguida, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect contenuti pagine, percorso immagine icone inc.png, posizione 1 e messaggio conferma nessuno. Ora modifichiamo il pulsante per la modifica e lo spostiamo alla posizione 2 e il pulsante cancella lo spostiamo alla posizione 3. Perfetto, quindi ci spostiamo in frontend gestione pagine. Come sempre è stato aggiunto il pulsante e dobbiamo allargare la cella per ospitare tutti e tre i pulsanti, quindi apriamo elenco pagine e modifichiamo la dimensione da 5 a 7% e diminuiamo al 48% la descrizione. Perfetto, quindi clicchiamo su contenuti pagine, siamo arrivati alla pagina contenuti pagine, quindi qua vediamo di strutturare il form per la definizione dei contenuti della nostra pagina, quindi della pagina che abbiamo selezionato. Per prima cosa però ci spostiamo nel nostro database, definiamo una nuova tabella che la chiamiamo contenuti pagine, che avrà un suo ID, quindi ID contenuto, come sempre valore intero, autoincrement e chiave primaria. Poi avrà il suo FK pagina, quindi la pagina pubblica di riferimento, l'FK div, il contenitore, l'FK script, quindi un eventuale file, e poi aggiungiamo due campi, uno per l'FK menu e uno per la posizione del contenuto, quindi tutti valori interi, e salviamo. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file contenuti pagine e vediamo di strutturare il form per la definizione dei contenuti delle nostre pagine. Per prima cosa ci recuperiamo l'id pagina
che abbiamo selezionato, quindi id page sarà uguale a $_get page. Ci ricaviamo i dati della nostra pagina, quindi $sell page sarà uguale a select stellina from pagine pubblica where id pagina è uguale a $id page. Ci ricaviamo i dati, quindi MySQL query di connessione virgola sell page, e ci ricaviamo i dati, quindi row page è uguale a MySQL fetch array di res page. Così questi dati li utilizziamo come intestazione del nostro form e visualizziamo quindi una descrizione della pagina che stiamo modificando, o meglio che abbiamo selezionato per la definizione dei nostri contenuti. Quindi tra l'errore e la definizione del nostro form, qua inseriremo un nuovo rigo, sempre callspan 2, e gli diciamo pagina selezionata, due punti, e all'interno del tag B, quindi aperto e chiuso, stampiamo a video, quindi php echo $row page al campo titolo, punto, e concateniamo all'interno delle tonde row page al campo descrizione. Chiudiamo la tonda e chiudiamo il PHP. Tutta questa descrizione qua la racchiudiamo ulteriormente all'interno della funzione str_toper, che, come abbiamo visto nelle precedenti videoguide, stamperà il contenuto all'interno delle tonde maiuscolo. Quindi definiamo il nostro form. Come primo campo dobbiamo specificare il contenitore, e quindi come nome campo gli diciamo contenitore div, che lo vogliamo obbligatorio, e quindi qua sarà id div, e al suo interno ci mettiamo una select, quindi name div, e ci selezioniamo dal nostro database, quindi PHP, tutti i nostri div, quindi cell div layout, che sarà uguale a select stellina from div layout, e ovviamente dobbiamo selezionare i contenitori, quindi where fk layout è uguale al layout associato alla pagina che abbiamo selezionato, quindi a row page al campo fk layout. Quindi eseguiamo la nostra query, res div layout sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell div layout, e poi gli diciamo while row div layout è uguale a MySQL fetch array di res layout, quindi res div layout, ci stampiamo tutti i contenitori, quindi chiudiamo il PHP
Quindi option value echo $row div layout al campo id div layout e come valore ci stampiamo echo $row div layout al campo id div punto e virgola. Come valore di default, quindi option value 0, gli diciamo selezionare un contenitore div e all'interno del while gli diciamo if $div è uguale a row div layout al campo id div layout, allora definiamo una nuova variabile che la chiamiamo seld, che sarà uguale a selected altrimenti il $seld sarà uguale a stringa vuota. Quindi ci stampiamo la variabile php echo $seld. Come descrizione gli diciamo, quindi descrizione div, gli diciamo selezionare un contenitore div da inserire nella pagina della parte pubblica del sito, al cui interno poter includere un file script o un menu. Punto. E quindi all'on mouse over show desk qui ci andrà la nostra descrizione, quindi echo descrizione div e l'id della cella sarà id div, quindi qua ci andrà id div. Poi definiamo un nuovo rigo che non sarà necessariamente obbligatorio, e ci scriviamo file script come descrizione id script, il select sarà script e quindi selezionare un contenuto script, e quindi qua faremo una select script, select stellina from script. In questo caso agli script non abbiamo associato un layout, quindi questa parte la possiamo omettere. Quindi ci modifichiamo tutta la nostra query, quindi qua ci andrà script quindi row di script MySQL fetch array di res script, quindi se script è uguale a row di script al campo id script, quindi s sarà uguale a selected, altrimenti stringa vuota, e quindi qua ci andrà row di script al campo id script e row di script al campo nome file.
Modifichiamo anche la descrizione, quindi selezionare un contenuto script da inserire nel contenitore div, e quindi all'on mouse over show desk descrizione di script, e qua ci andrà id script. Poi aggiungiamo un ulteriore rigo per il menu, e quindi qua ci scriviamo menu, id menu, la select la chiamiamo menu, quindi selezionare un contenuto menu, ci modifichiamo la nostra query, quindi select menu sarà uguale a select stellina from menu, res menu MySQL query di connessione cell menu, e poi diciamo menu è uguale a row di menu al campo id menu, cell m, altrimenti stringa vuota, e all'interno dell'option quindi row di menu al campo id menu, e qui come voce ci stampiamo row di menu non al campo titolo, perché abbiamo visto che alcuni menu non avranno un titolo, ma ci scriviamo il menu id, ossia l'identificativo associato al file CSS. Quindi descrizione menu sarà uguale a selezionare un contenuto menu da inserire nel contenitore div, e per finire aggiungiamo un nuovo rigo per quanto riguarda invece la posizione del contenitore, e quindi qua ci sarà posizione div che sarà obbligatorio, quindi qua posizione, non ci andrà una select ma ci andrà una input type text, name posizione, value posizione, e size lo mettiamo a 2. Quindi la descrizione della posizione sarà specificare la posizione del contenitore rispetto agli altri contenitori inseriti nella stessa pagina. E quindi all'on mouse over qua ci andrà descrizione di posizione, e qua ci va posizione. Perfetto, salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha definito il nostro form. Ora controlliamo che ci stia caricando tutto, quindi i contenitori, perfetto, gli script, perfetto, i menu, perfetto, controlliamo che stiano funzionando i nostri box, quindi selezionare un contenitore div, perfetto, ok, anche la posizione, perfetto. Quindi ora definiamo il pulsante per l'inserimento dei nostri dati, e quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, frontend, e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form nuovo contenuto, quindi form inserimento nuovo contenuto per la pagina pubblica selezionata,
e definiamo il pulsante per l'inserimento. Quindi amministra pulsanti frontend e definiamo il pulsante inserisci contenuto, pulsante inserimento contenuto per la pagina pubblica selezionata, azione del pulsante form nuovo contenuto, funzione da richiamare inserisci contenuto, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, una volta effettuato l'inserimento torniamo a contenuti pagine e salviamo. Quindi ci spostiamo in front-end, gestione pagine, contenuti home page, modifichiamo l'azione con form nuovo contenuto, al file per l'inserimento lì passiamo ovviamente la pagina per il redirect, per il return, quindi id pagina, e oltre all'id pagina li passiamo anche l'id page, ossia la pagina per cui stiamo definendo i contenitori, e qua quindi ci andrà id page. Perfetto, salviamo, apriamo il file inserisci contenuto, recuperiamo i nostri dati, quindi oltre pagina return riceviamo, abbiamo detto, l'id page, poi riceviamo il contenitore div, quindi il contenitore div, perfetto, poi riceviamo il file script, il menu, e per finire la posizione. Come primo controllo dobbiamo controllare che il contenitore div sia stato selezionato, e quindi se è uguale a 0, errore, selezionare un contenitore div. Come secondo controllo dobbiamo verificare che almeno uno dei due tra script e menu sia stato selezionato, e quindi se script è uguale a 0 e menu è uguale a 0, errore, selezionare uno dei due contenuti tra script e menu da inserire nel div. Altro controllo sempre su script e menu è che non siano settati entrambi, e quindi if script è diverso da 0 e menu è diverso da 0, errore, selezionare solo uno dei due contenuti, anche qua ci va contenuti, non contenuto, tra script e menu da inserire nel div. Perfetto. Come ultimo controllo dobbiamo verificare che posizione, quindi posizione, non sia uguale a stringa vuota, altrimenti errore, specificare una posizione per il contenitore div. E altro controllo sempre sulla posizione, quindi se posizione
è diverso da stringa vuota, è not is numeric, quindi gli stiamo passando un valore testuale. Allora, errore, specificare un valore numerico per la posizione del contenitore div. E quindi in caso di errore salviamo tutte le nostre variabili in sessione, quindi div uguale a div, script uguale a script, menu uguale a menu, posizione uguale a posizione. E in caso di errore ovviamente pagina return andrà completato con end page e qua $id page. Perfetto, salviamo, testiamo gli errori e il recupero dei dati, quindi premiamo F5, inoltriamo la nostra richiesta, selezionare un contenitore div, perfetto, header, selezionare uno dei due contenitori tra script e menu da inserire nel contenitore. Selezioniamo script, specificare una posizione per il contenitore, perfetto, ora gli passiamo anche il menu, quindi selezionare solo uno dei contenuti tra script e menu da inserire nel contenitore, controlliamo che ci stia recuperando anche la posizione, perfetto, ora passiamo il testo e vediamo se ci considera anche l'ultimo errore. Quindi eliminiamo il menu, specificare un valore, ok, lo correggiamo per la posizione del contenitore div, perfetto, quindi qua è valore, il recupero e i controlli stanno procedendo nel modo giusto, quindi possiamo modificare la nostra query e dirgli insert into contenuti pagine, ai campi fk pagina, virgola, fk div, virgola, fk script, virgola, fk menu, virgola, posizione e values, gli passiamo ovviamente id page, virgola, div, script, menu e per finire la posizione. E ovviamente se l'inserimento va a buon fine, la pagina per il redirect sarà cell redirect, di connessione, virgola, $_post id pulsante incluso, anche se in questo caso coincide con la pagina return, chiusa tonda, e concateniamo end page $id page, chiusa tonda e punto e virgola. Salviamo, quindi definiamo il primo contenitore della nostra pagina, che sarà proprio l'header come intestazione, ci andrà proprio il file script header.php e lo vogliamo alla posizione 1. Perfetto, siamo tornati in contenuti pagine,
controlliamo che abbia inserito i nostri dati, perfetto. Quindi procediamo alla definizione della nostra tabella e quindi ci spostiamo in backend, amministra pagine front-end, definiamo il contenuto secondario e definiamo la tabella, quindi elenco contenuti.php, creiamo il file con la tabella e salviamo. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo elenco contenuti.php, della tabella contenuti vogliamo visualizzare l'id del contenitore e quindi dovremo selezionare d.id div dalla tabella div layout, il menu id, quindi m.menu id, virgola, il nome del file dalla tabella script, quindi s.nomefile, e la posizione dalla tabella contenuti pagine, quindi select d.id div, m.menu, s.nomefile e c.posizione from contenuti pagine as c e facciamo una inner join con div layout as d dove c.fkdiv è uguale a d.id div layout, poi facciamo una left join con la tabella script as s, quindi una left join perché vogliamo ricavare tutte le occorrenze della pagina anche se non c'è una corrispondenza qualora non sia stato specificato un file script per quel contenitore, quindi left join script as s dove quindi on c.fkscript è uguale ad s.idscript e poi facciamo un ulteriore left join con la tabella menu as m dove c.fkmenu è uguale a m.id menu e poi li aggiungiamo where c.fk pagina è uguale id page. Perfetto, quindi questa sarà la nostra query. Ora definiamo le nostre colonne, quindi l'id qua ci andrà id contenuto, poi definiamo una nuova colonna per il contenitore, quindi contenitore new colonna e qua ci scriviamo contenitore div e qua id div, poi definiamo una nuova cella per lo script, quindi contenuto script new colonna e qua ci mettiamo contenuto script php e qua nome file e poi un'altra cella per il contenuto menu e qua new colonna contenuto menu e qua menu id e per finire la posizione, quindi posizione new colonna e qua posizione contenitore div e qua ci va posizione. Le opzioni per il momento le settiamo solo all'id
definiamo la tabella, aggiungiamo le colonne, quindi table, aggiungi colonna e ci va contenitore contenuto script, contenuto menu e per finire posizione. Quindi aggiungiamo tutte le nostre colonne, settiamo la query, quindi table set query connessione cell dati, settiamo il titolo, table set titolo elenco contenuti pagina pubblica selezionata e definiamo la stampa come sempre. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo in front-end gestione pagine, contenuti home page, quindi è stata inserita la nostra tabella. Qua non ci sta visualizzando l'id del contenuto perché non l'ho pescato dal database, certo, quindi select oltre alla posizione anche c.id contenuto, perfetto, premiamo F5, ok, ha inserito anche l'id. Quindi ora definiamo tutti i contenitori per la nostra parte, per la nostra pagina home page. Quindi abbiamo definito l'intestazione header, sotto l'intestazione vogliamo inserire un nuovo contenitore menu top che non avrà un file script ma avrà un suo menu top, e come posizione gli diamo 2. Perfetto. Poi definiamo un ulteriore contenitore per il contenuto centrale, quindi dvd cont file script content homepage.php menu no e posizione 3. Poi definiamo il menu laterale destro, quindi il navbar, menu area riservata, posizione 4 e per finire contenitore footer e file script footer.php, posizione 5 e salviamo. Quindi abbiamo definito tutti i contenitori per quanto riguarda la pagina home page e che poi verranno ricaricati nel file index.php. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo questa sezione, nello specifico creeremo i pulsanti per la modifica e la cancellazione di questi record.